Partiamo dalla fine, va, signori miei, anche perché poi dobbiamo andare a ritroso. Milan-Genova ci offre tanti spunti, tanto di cui andare a parlare. Solitamente quando venivo qua, no, dopo le partite del Milan-Allegri, ormai è quasi una pappardella imparata a memoria, no? Imparata a memoria no, però cioè, stavi qui a ribadire le stesse cose, il Milan che concede un tempo all'avversario, quasi scientificamente, poi l'avversario spaesato, viene colpito, 12 volte il Milan sblocca la partita al suo primo tiro in porta. Oggi invece è stata una gara proprio agli antipodi, no? Proprio il contrario. Nel primo tempo, se non sbaglio, 12 tiri del 12 o 13, non mi ricordo i tiri del Milan, ne ha totalizzati più di 30. Credo che mai, certamente in questa stagione per la squadra di Allegri. Quindi una partita totalmente diversa dalle altre e guarda caso però non vinta dalla squadra di Allegri che addirittura nel finale la pareggia, ha sfiorato la vittoria secondo me con quella girata di Fulkrug Murato e poi il rigore concesso, Stancio lo sbaglia, quindi è rischiata anche la sconfitta di nuovo, bla bla bla. Però voglio partire appunto da questi rigori, ragazzi, voglio partire da questi rigori e io lanciavo l'allarme già ieri, ma mica, anzi è da inizio campionato che stiamo vedendo senza ombra di dubbio il peggior anno per la categoria arbitrale, il peggiore. Io non ho mai visto così tanti danni, non li ho mai visti così tanti danni, forse neanche i tempi in cui no c'era la mano, diciamo. Non li ho mai visti, questi disastri. Non perché so qui a dire c'è malafede, c'è quello, no, c'è tanta incompetenza, c'è un regolamento che non funziona, c'è un VAR che non viene utilizzato bene, c'è proprio la classe arbitrale che è scarsa e ormai lo ripetiamo tante volte. E poi cito oggi altri due episodi, prima. Proprio per farvi capire che a me non importa una mazza la maglia di chi parliamo, se il fatto favorisce o sfavorisce una squadra per cui tifo o per cui no, faccio gli scongiuri. Oggi Atekame si butta a terra rotolando 50.000 volte quando non ha subito nulla. Atekame non ha subito nulla nel finale per cercare di indurre l'arbitro a sbagliare o magari al VAR in qualche modo perché sa che sono scarsi, ma la colpa non è di Atekame, perché se tu nel momento in cui ieri a Gudmundsson che fa una roba del genere gli dai rigore, tutti i giocatori poi si sentono in dovere di farlo e così stessa cosa dopo il Genoa. Basta che si sentono sfiorare in aria, si buttano a terra. Adesso il ragazzo del genere non mi ricordo come si chiama, no? So Bartesani. Stessa cosa! Quindi ormai in aria può succedere la qualunque. Però qua ci dobbiamo togliere le maglie e dirlo, sia quando ci va a favore che quando ci va contro, perché è una roulette russa, eh. Io lo dicevo ieri, sta diventando una roulette russa. Perché già sono scarsi, già lo strumento non lo sanno usare. Se giustamente, non tanto giustamente, ma ai fini del risultato i giocatori ci provano, e poi succede questo, che può davvero, ti può capitare la qualunque. Gli è andata male per esempio ad Atekame, gli è andata bene per quanto mi riguarda, io la devo rivedere la situazione là, ma a me sembra che ci sia veramente troppo poco per dare rigore. Magari mi sbaglio, perché non è che sia chiarissimo, magari mi sbaglio. Ecco, ieri è molto più grave secondo me, perché ieri, se non vado errato, è il VAR che va a richiamare per dare un rigore, molto più grave. Qua almeno lo dà da campo l'arbitro, ha sbagliato lui, va bene. Ma se ti richiamano per una roba del genere è ancora più grave, per intenderci. Però ribadisco, è il concetto di fondo, non parliamo delle squadre che giocano, perché ribadisco, questo capita ormai in tutti gli stati. E io che guardo 8 delle 10 partite settimanali me ne rendo conto, ce n'è sempre una, ragazzi, ce n'è sempre una. Signori miei, se volete lasciate una like, se non volete lasciatelo uguale, se volete iscrivetevi al canale, se non volete iscrivetevi uguale. Vi invito in descrizione a trovare tutti i profili. Fra poco
Dibattito acceso anche su Rete Oro, ragazzi, canale 77 del digitale terrestre Cantone Lazio, oppure trovate le applicazioni Sport in Oro in descrizione per venirmi a seguire. Parleremo insieme a Bruno Giordano, insieme a Sebironela, sia delle romane ma anche appunto del vertice e di tutto il resto. Vi metto tutto in descrizione, grazie per il supporto. E questo è, basta, vorrei parlare un po' di calcio, anche perché di calcio ne parliamo sempre poco, e ribadisco, partita diversa dal solito perché il Milan non l'approccia secondo me neanche male, pronti via le occasioni con Gabbia, la traversa, un'altra situazione con Pavlovic, e che va sotto, è andata sotto questa sera con un gol secondo me dove Gabbia deve fare meglio, cioè Gabbia lì si completamente no, perde Colombo, che sicuramente è anche bravo nel prendere tempo all'avversario e tutto quello che vi pare, ma lì bisogna fare meglio con un passaggio messo in aria troppo facile per il Genoa nella fattispecie, proprio come se il Milan, ribadisco, come se la coperta fosse sempre corta. Se poco si spinge avanti, poi dietro qualcosina concede, i difensori o comunque nella fase difensiva non riescono a mantenere questa concentrazione. Poi il Genoa è dura perché si chiudono bene, lottano, la squadra di De Rossi se la becchi nella giornata, no? Versione Atalanta, versione no, Genoa-Atalanta o Atalanta-Genoa, mi sa che Atalanta-Genoa. Poi è dura. E quindi ci ha provato il Milan. Fofanassi di volo un gol clamoroso. È vero che scivola tante volte, Ambrosini l'ha rimarcato, sì, ma scivolato. Per me è un aggravante. Per me è un aggravante se sei l'unico giocatore che scivola in campo. Per me è un aggravante. Anche se poi, sì, scivola, ma pure la postura, boh, non lo so. E lì è peggio di un rigore in movimento. E se la sblocchi lì, vai sull'1-1 la partita, poi nel secondo tempo non devi stare lì ad affannarti. Ribadisco, il Milan poi le occasioni comunque le ha prodotte, il tiro di Bartesaghi, una bella girata, un bel tiro di Pulisic murato dalle ali, qualche palla buttata in mezzo, e poi ci ha pensato proprio nel finale Leao, che ancora una volta segna non è il primo gol di testa che fa quest'anno, giusto? Assolutamente. Gol da attaccante, molto, cioè segna comunque Leao. A me, ribadisco, io continuo a dire, in quel ruolo non lo vedo proprio adattissimo, eppure segna, o che sia una palla inattiva, che sia una cosa, comunque segna. Questa cosa va alquanto rimarcata, anche se poi nel finale ha provato delle 3 punte, ha messo Fulkrug, che comunque ha lavorato, ha avuto quella girata. Però ribadisco, il Milan se non porta la partita davanti, poi no, rischia di scoprirsi. L'abbiamo visto anche nel finale di gara, quando poi comunque, se non sbaglio, è Ekator, no, che fa quello strappo là che dal via a rigore. Che dire, come si è detto un po' ieri, non mi ricordo se Di Lorenzo, mi pare di sì, no? Quando una partita comunque non la vinci, almeno non la devi perdere, diciamo che si applica la stessa regola al Milan, che adesso è a 3 lunghezze dall'Inter. Quindi mini fuga per i nerazzurri, che questo infrasettimanale ci ha guadagnato qualche puntino dalle rivali. E vediamo un pochettino. Già da dopodomani si riscende in casa. No, già domani, no, domani non c'è in anticipo. Se non sbaglio, da dopodomani. Vediamo. Comunque, neanche il tempo di stare qui troppo a girare la testa, che si scende di nuovo in campo. Va bene, signori, vediamo se non è che poi mi appunto qualche nota di qualcosa da dire. Vediamo. Sì, no, non c'è molto da. Ah, gol, tra l'altro c'era stato anche il gol di Pulisic, ecco, di mano, anche lì sfiorato leggermente. Pulisic infatti non protesta. Anche qui il regolamento parla chiaro e quindi c'è poco da polemizzare in merito. Però vi chiedo, quando non influisce per nulla, come ieri con Peroliund e oggi magari per Pulisic, è giusto che sia così? Ecco, questo lo chiedo a voi. Però, visto che già fanno fatica, almeno su una decisione netta, forse non gliela cambierei. Ecco, diciamo così. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like se volete, iscrivetevi al canale. Ribadisco, in descrizione trovate
link per venirmi a seguire. Vi aspetto. Un grande abbraccio da Neschio.